molti di noi hanno studiato un grande repertorio di spade e daga per la prima volta attraverso la scuola filippina, i maestri filippini. È un paradosso perché la spada e daga è caratteristica della scherma storica europea, in particolare italiana. Abbiamo questo chiudere e abbiamo questo aprire, questo chiudere e questo aprire. Andiamo costantemente avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Wow! Molto bello. Spada e daga, l'arma lunga impugnata nel braccio dominante, l'arma corta impugnata nel braccio secondario. 40 anni fa molti di noi hanno studiato un grande repertorio di spade e daga per la prima volta attraverso la scuola filippina, i maestri filippini. È un paradosso perché la spada e daga è caratteristica della scherma storica europea, in particolare italiana. È una specialità proprio della scuola italiana, dei nostri secoli del Rinascimento fino al 1600-1700. La punta è una caratteristica italiana. Quindi abbiamo imparato una cosa tipicamente europea, storica, dai filippini. I filippini che l'hanno imparata da noi perché li abbiamo invasi, aggrediti. Personalmente ho tenuto di tutto questo immenso repertorio del Kali filippino tutto ciò che è molto vicino alla scuola cinese, perché io pratico arti marziali cinesi. Un bel concetto di spada e daga molto semplice, eppure importantissimo, è chiudere e aprire. Chiudere e aprire. Quello che in cinese chiamiamo kai, 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 aprire, chiudere, che è simboleggiato anche dal punto di vista storico, spirituale, energetico, dai due demoni guardiani dei templi. Heng è chiuso e Ha è aperto. Heng, Ha. Heng è chiuso e Ha è aperto. Heng, Ha. Già. Questo chiudere e aprire è così importante, non solo nel Kali filippino, ma io direi in tutte le arti marziali, non solo quelle cinesi. Abbiamo questo chiudere e abbiamo questo aprire, questo chiudere e questo aprire. Chiude e apre, chiude e apre, sì. In molti stili cinesi questa tecnica viene proprio eseguita anche incrociando le gambe, la famosa Pei Bu della lotta, si usa molto nella lotta Pei Bu, ma naturalmente anche nella scherma occidentale abbiamo delle antiche stampe che fanno proprio vedere come la Pei Bu fosse usata per schivare, uscire, colpire, schivare, uscire, colpire, un classico. E cosa importante, come vedremo ad esempio nel Pao Ba Chang, non saremo un bersaglio fisso per i nostri nemici. Non faremo costantemente avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. E intanto mi lanciano le frecce nella schiena. Ma la Pei Bu ci permette di ruotare, di ruotare, di ruotare. Non solo in rep, ma la rotazione dietro. La Pei Bu. Già. Questo chiudere si può esprimere in tanti modi, in pura opposizione, ma può essere anche un opporsi, assecondare e colpire. Duro, morbido. Morbido perché entra a contatto. Duro.
morbido, morbido, cedimento, pressione. Molto bello. Anche lo ha finale che chiama così tanto gli spiriti guardiani. Questo è solo un esempio di concetti con la spada e daga. Naturalmente possiamo eseguire anche tanto altro. Possiamo eseguire anche tanto altro. Tutte le tecniche fondamentali possono essere eseguite con la spada e daga. A proposito della Pei-Bu usata per scavare e colpire o per ruotare intorno, chiederò al mio allievo Alessandro Fantucci, che oltre ad aver studiato con me Mantide religioso è anche un grande esperto di scherma storica occidentale, e quindi chiederò a lui l'iconografia corrispondente ai nostri reperti storici.